Ciao a tutti! Oggi vedremo il secondo metodo per conservare correttamente i peperoncini. Quando le nostre piante ci daranno dei raccolti importanti, possiamo conservarli seccandoli per poi utilizzarli nei mesi più freddi. Ci sono diversi modi per seccare i peperoncini. Al sole, all'ombra, in cantina, in soffitta, adagiati su uno straccio o legati assieme da un filo a formare una treccia. Nel forno. Il metodo del forno ve lo sconsiglio vivamente, per due ragioni. La prima è che rischiate di intossicare tutta la famiglia. E la seconda ragione è: avete fatto testamento? Sono tutti dei metodi validissimi, legati al luogo, alla tradizione e al clima. Specialmente al clima, perché qui dalle mie parti, per esempio, ultimamente negli ultimi anni la percentuale di umidità raramente scende sotto il 60% e quindi risulta difficile, se non impossibile, seccarli nel modo tradizionale. Dobbiamo per forza utilizzare un essiccatore, quelli per la frutta, per i funghi, ma prestate attenzione che abbia il certificato esente da BPA. Man mano che raccogliamo i nostri peperoncini maturi, andiamo a inserirli nel sacchetto e li conserviamo in frigorifero fino a quando non abbiamo un quantitativo sufficiente per essere seccato. A questo punto laviamo bene i peperoncini, li tagliamo in due perché così siamo sicuri di due cose: che seccano bene e che all'interno non ci sia del marciume. Come potete vedere, qui abbiamo alcuni semi un po' neri, niente di grave, ma meglio se li togliamo. Non togliete la placenta perché è la parte più piccante. Vi consiglio di utilizzare dei guanti per evitare spiacevoli inconvenienti. A questo punto dobbiamo inserirli nel nostro essiccatore. Ok, primo piano habanero red. Secondo piano fatto. Allora andiamo a togliere i nostri ripiani che non utilizziamo. Logicamente per un risparmio energetico sarebbe meglio aspettare ad avere un quantitativo di peperoncini che ti permetta di riempire tutti i piani. Andiamo ad accendere il nostro essiccatore. Consiglio di impostare una temperatura tra i 40 e i 50 gradi, non oltre. Tempo, io vado diretto a 48 ore perché so che in 48 ore secca discretamente l'habanero. Tra 24 ore andiamo a testare il peperoncino. Se già schiacciandolo tra le dita se si sbriciola, siamo a posto. Se no, proseguiamo l'essiccazione. Manteniamo una temperatura di 45 gradi per non andare a deteriorare il gusto, l'aroma del peperoncino. Adesso vi mostrerò un paio di ricette con i nostri peperoncini secchi. Seguitemi. Si spezzano proprio. Usate i guanti, mi raccomando. Allora, adesso vediamo in quali modi si possono utilizzare i nostri peperoncini secchi. Si conservano veramente a lungo e non perdono il loro aroma. Quindi sono perfetti per fare l'olio piccante, perché evitiamo qualsiasi rischio di botulino, muffe e quant'altro. Adesso ci sono due versioni che si possono fare. Possiamo farlo così, mettendo dentro il peperoncino intero. Questo qui è uno che ho già fatto tempo fa. Come potete vedere, l'olio in questo modo non assume il colore rosso, rimangono dentro i pezzi di peperoncino interi da vedere. Secondo me è molto carino così. Se no, possiamo frullare i nostri peperoncini, polverizzarli, l'olio tenderà a prendere il colore rosso.
Andiamo a inserire il nostro peperoncino in polvere all'interno del contenitore. Chiudiamo questo, se no ammazziamo tutti. E andiamo a metterci il nostro olio d'oliva preferito. Ecco qua. Ci vorrà un po', qualche giorno, e tenderà a colorarsi di rosso. Il nostro olio piccante, bello che è pronto. Seconda ricetta. 5 grammi di funghi porcini secchi e un cucchiaino di prezzemolo secco, un cucchiaino di curcuma, un cucchiaino di aglio secco e 5 cucchiaini di cipolla secca. Logicamente, se nell'orto avete le vostre cipolle e il vostro aglio, nessuno vi proibisce di seccarli insieme ai peperoncini, sicuramente saranno molto più buoni. Adesso, a dipendenza di quanto sopportate il piccante, ci mettete più o meno peperoncini. Frulliamo per bene. Ecco fatto. Attenzione che la polvere che viene su ti uccide. Poi 100 grammi di sale. Gli diamo ancora un colpettino per amalgamare il tutto. E voilà. Una spezia speciale. Prendiamo un contenitore qualsiasi, in questo caso ho riciclato quello del prezzemolo. Ma questo no, Ecco qua. Vi garantisco che è buonissimo. Va benissimo sulle uova, sulle patate, sul formaggio, la raclette, quello che volete. Il resto dei peperoncini io preferisco conservarli in un barattolo di vetro bello chiuso ermeticamente, che non prendano umidità, quello è importante, che non prendano umidità, polverizzarli nel momento del bisogno. Ed ecco qua. Ogni volta che avete bisogno di fare dell'olio piccante, avete la vostra scorta. In conclusione, ritengo che l'essiccazione sia uno dei migliori sistemi di conservazione dei peperoncini. Se effettuato correttamente, non superando i 50 gradi, si conservano le qualità organolettiche dei peperoncini e potremo consumarli in svariati modi anche nei mesi più freddi. Se avete domande, come sempre lo spazio sotto il video è tutto vostro e piccanti saluti! Red Joe. Ecco.